Oggi alla Blockchain Week di Roma ho parlato degli aspetti fiscali delle criptovalute, perché chiaramente sta diventando sempre più un tema caldo, perché ovviamente tantissime persone sono entrate negli ultimi anni in questo mercato, tante persone hanno guadagnato soldi in questo mercato e chiaramente tutti quanti si stanno iniziando a domandare: ma come faccio? Ci devo pagare le tasse? Non ce le devo pagare? Qual è la normativa da rispettare? Ma se poi faccio cash out, se poi ho venduto degli NFT, se ho utilizzato la DeFi? Sono tutte domande chiaramente che creano confusione, perché effettivamente siamo in un momento di grande incertezza normativa per quanto riguarda la fiscalità connessa al mondo cripto, e quindi oggi ho cercato nel limite del possibile di fare un po' di chiarezza, quindi spiegare con un linguaggio semplice, comprensibile alle persone comuni come, qual è la normativa e come si può effettivamente utilizzare anche traendone vantaggio, insomma. Vedi, il problema principale è che in Italia non c'è una normativa chiara e quindi nel momento in cui c'è incertezza le persone non sanno dove guardare, perché con chiunque parlano sentono una versione diversa e alla fine c'è il timore, c'è la paura del fisco, perché poi sappiamo perfettamente che in Italia, diciamo, il fisco a volte tende ad essere piuttosto aggressivo e quindi le persone ovviamente non sanno come muoversi in questa mancanza di chiarezza. Se vogliamo una vera mass adoption del mondo cripto nel mondo tradizionale, dobbiamo in qualche modo anche rispettare la compliance. Quindi è vero che delle normative ci sono, delle altre normative non ci sono, ma senz'altro dobbiamo in qualche modo comunque metterci al riparo e contemporaneamente cercare di rispettare quelle poche normative che esistono. Solo in questo modo riusciremo effettivamente a portare il mondo cripto a farlo fondere, diciamo così, con il mondo tradizionale. Prima o poi la normativa arriverà, questo è normale, e magari non è detto che sarà una normativa che ci piacerà, però dobbiamo assolutamente anche noi per primi uscire dall'area grigia, uscire dall'ombra, quindi portare in questo mondo la massima trasparenza, avvicinarci in qualche modo effettivamente anche a quello che vogliono i regolatori che ovviamente si sentono minacciati, si sentono che tutto quello che sta avvenendo porterà a un grandissimo cambiamento e quindi effettivamente tutti i loro sistemi, le loro procedure, tutto quel mondo rigido che hanno creato probabilmente non è adatto per quello che sta arrivando. E quindi anche dal loro punto di vista c'è timore effettivamente per questo cambiamento, quindi in qualche modo dovremmo fare ognuno probabilmente dei passi nella direzione dell'altro per fare in modo che questo mondo possa veramente trasformarsi e trasformare il mondo esistente, andando a creare un qualcosa di nuovo, un qualcosa che non esisteva e che possa portare comunque libertà per le persone, possa portare trasparenza anche per le persone e cambiare anche tutti quegli aspetti della finanza che chiaramente non piacciono a nessuno e che rendono il mondo della finanza oggi nelle mani di pochi e magari portare invece il mondo della finanza anche nelle mani di tanti, quindi rendere anche più democratico, se vogliamo, l'accesso alla finanza, l'accesso al denaro, l'accesso a questo nuovo mondo che stiamo creando anche grazie alle cripto.